Oggi andremo a vedere una funzione molto potente del software VLED, che sono i LED virtuali. Praticamente tramite un unico ESP32 potete comandare più dispositivi ESP32 senza fili tramite la vostra rete wireless. Questo si differenzia dal comando sync perché il comando sync fa ripetere gli stessi effetti di un ESP32 a tutti gli altri, mentre invece in questo modo con i LED virtuali potete andare a comandare ogni singola striscia che è collegata ai vostri ESP32. Tenete sempre presente che ogni ESP32 ha un massimo di 10 uscite, 9 se utilizzate la versione Audio Reactive. Quindi in totale potete andare a collegare 10 ESP32 perché ogni ESP32 che viene collegato occupa un'uscita. Chiaramente, come nel caso che vedete qui rappresentato, se voi avete già due strisce collegate direttamente al vostro ESP32 di comando più il microfono, quindi con la versione Audio Reactive, in questo caso potrete andare a collegare altri 7 ESP32, i quali a loro volta avranno ulteriori 10 uscite cada uno dove poter collegare 10 strisce LED. Quindi capite bene la potenza di questo sistema. Durante questo video andremo a toccare molti argomenti che abbiamo già trattato in precedenza. Chiaramente io non mi soffermerò più di tanto, andrò abbastanza spedito. Per ogni argomento di cui ho già pubblicato il video, mentre ne sto parlando vi lascerò il link in alto in modo che chi volesse lo può andare a approfondire meglio. Bene, partiamo quindi con la nostra prova. Questa sarà la nostra configurazione. Avremo un ESP32 di comando ai quali saranno collegati due strisce LED sul pin 27 e 26. Sono due strisce US2812B da 60 LED metro, lunghe 15 LED cada una. Collegheremo inoltre un microfono INMP e oltre a questo andremo a collegare anche due pulsanti touch sui pin 35 e 34. Abbiamo poi ulteriori due ESP32, quindi la ricevente 1, RIC 1 e la ricevente 2, RIC 2, ai quali sono collegate due strisce LED, sempre US2812B lunghe 15 LED, sui pin 27 e 26. Tutto il sistema dei LED virtuali si basa sugli indirizzi IP delle due riceventi. Questo fa sì che dobbiate assegnare degli indirizzi IP statici ai vostri ESP32. Per fare questo occorre entrare nella pagina di configurazione del vostro router. Dovete andare nella sezione di HCP e andare a assegnare gli IP statici. Ora ogni router ha le pagine di configurazione diverse. Fondamentalmente dovete andare a cercare la pagina del DHCP. Lì vi chiederà di andare a inserire gli indirizzi IP abbinati ai MAC address dei vostri ESP32. Il MAC address è un indirizzo univoco hardware della vostra scheda. Vi farò poi vedere come trovarlo. Detto questo, direi di togliere il mio faccione e passiamo direttamente al test. Sull'ESP32 di comando abbiamo installato la versione VLED 0.14.3 Audio Reactive, mentre invece sulle due riceventi abbiamo installato la versione 0.14.3 standard. Andiamo ora a configurare le 4 strisce LED collegate alle due riceventi, così come se dovessimo configurare due ESP32 normali. Ci spostiamo quindi sul PC. Io in questo momento sono connesso con tutti e tre gli ESP32, abbiamo quindi quello di comando, la ricevente 1 e la ricevente 2. Non ho configurato nient'altro se non il DNS per poi potermi andare a collegare con più facilità. Per configurare il DNS basta andare su Config, Wi-Fi Setup, andiamo poi a inserire un nome in questo spazio che verrà attribuito al nostro ESP32 e con il quale ci possiamo collegare in qualsiasi momento, anche senza conoscere l'indirizzo IP. Torniamo quindi alla home. Partiamo dalla ricevente 1, andiamo su Config, LED Preferences, scendiamo, andiamo a impostare la prima striscia LED che è composta da
15 LED sul pin 26, andiamo ad aggiungere anche la seconda che sarà anch'essa di 15 LED sul pin 27. Prima di premere il tasto Save, visto che le strisce sono collegate direttamente all'SP32, andiamo sempre a verificare che il limitatore di corrente sia attivo e sia impostato su 850 mA. Questo perché se superate l'ampere di assorbimento sull'SP32 lo bruciate. Quindi premiamo su Save, come vedete le strisce si sono già accese, torniamo nella Home e andiamo ora a settare anche la ricevente numero 2. Ripetiamo lo stesso procedimento, andiamo su Config, LED Preferences, scendiamo, postiamo la prima striscia 15 LED sul pin 26, aggiungiamo un'altra striscia 15 LED sul pin 27. Anche qui andiamo a verificare che il nostro limitatore di corrente sia attivo, dopodiché premiamo su Save e come vedete anche gli altri due LED si sono attivati. A questo punto la configurazione delle due riceventi è ultimata. Dobbiamo ora andare sulla parte un po' più complessa e quindi dovremo andare a configurare l'SP32 di comando. E anche qui lo andremo a configurare come se fosse un SP32 normale. Andiamo su Config, LED Preferences, andiamo ad aggiungere le nostre due strisce che ha direttamente collegato, per cui la lunghezza della prima è 15 LED sul pin 26, ne aggiungiamo un'altra che è di 15 LED sul pin 27. Intanto che siamo su questa pagina scorriamo più in basso e andiamo già a settare i nostri pulsanti touch. Sullo 0 andremo a impostare il pulsante 1 che è collegato al pin 35 e selezioneremo Push Inverted perché sono dei pulsanti touch, mentre sull'1 andremo a collegare il pin 34 e selezioniamo sempre Push Inverted. Torniamo in alto, verifichiamo che anche qui il limitatore di corrente sia attivo e premiamo su Save. Come vedete anche le ultime due strisce si sono accese. Aspettiamo ancora andare a impostare il microfono, lo imposteremo poi in un secondo momento quando andremo a provare l'Audio Reactive. A questo punto dobbiamo andare ad assegnare un IP fisso alle nostre due riceventi. Questo per far sì che ad ogni spegnimento e accensione l'SP32 di comando si possa andare a ricollegare in automatico. Ci spostiamo sulla pagina della ricevente 1, andiamo su Config, Wi-Fi Setup. Qua come potete vedere vi mostra l'IP attuale che ha il vostro SP32 sulla rete. Ora per impostare l'IP fisso esistono fondamentalmente due modi. Il primo è andarlo a settare direttamente sul vostro router, però purtroppo come vi dicevo all'inizio ogni modello ha le sue impostazioni, per cui oggi non lo andremo a vedere. Se volete percorrere questa strada basta che andate su Google e andate a cercare come settare l'IP fisso e mettete il vostro modello, sicuramente troverete una guida. In quel caso dovrete lasciare a zero questi due valori, quindi Static IP e Static Gateway. Mentre invece il secondo modo, che è quello che io vi consiglio di utilizzare, è quello di andare a impostare direttamente sul software VLED un gateway statico, senza andare a toccare niente sul vostro router. Le differenze tra questi due sistemi è che il primo, quindi l'IP statico sul router, è molto più stabile. Il secondo, il gateway statico direttamente sul software VLED, se avete molti apparecchi connessi può darsi che alcuni vadano in conflitto. Sinceramente io non ho mai avuto problemi di conflitti. Noi oggi andremo a vedere appunto questo secondo modo. Nel caso, una volta che avete impostato il tutto, riscontrate che ci sono dei problemi o delle interferenze, allora utilizzate il primo. Tornando a noi, le uniche cose che dobbiamo andare a impostare sono in questo campo il nostro indirizzo IP che vogliamo assegnare alla ricevente 1. L'avevamo già stabilito, lo potete scegliere voi quello che volete, quindi nel mio caso è 192.168.1.31. Nel gateway statico andremo a ripetere lo stesso indirizzo IP.
Premiamo su Save e Connect e a questo punto, perché i cambiamenti abbiano effetto, dovete riavviare il vostro SP32 che si ricollegherà alla vostra rete col nuovo indirizzo IP che avete fornito. Ok, ho riavviato il tutto, andiamo su Config, Wi-Fi Setup e come potete vedere l'indirizzo IP della mia ricevente 1 è cambiato in 192.168.1.31 così come avevamo impostato. Questo sarà l'indirizzo che verrà riservato per la mia ricevente numero 1 ogni volta che si collegherà alla mia rete Wi-Fi. Torniamo indietro, premiamo su Back e andiamo nella Home. Facciamo ora la stessa cosa con la ricevente numero 2, per cui andiamo su Config, Wi-Fi Setup, andiamo a impostare l'indirizzo IP che in questo caso è 192.168.1.32. Stessa cosa per il gateway statico 192.168.1.32. Save e Connect e riavviamo l'SP32. Ok, andiamo a verificare che l'indirizzo IP sia cambiato, quindi Wi-Fi Setup 192.168.1.32 come avevamo impostato. Perfetto, torniamo nella Home. Ultima cosa che mi stavo dimenticando: se volete utilizzare la prima soluzione, quindi impostare l'indirizzo IP statico direttamente dal router, oltre che lasciare a zero questi due campi, dovrete andare ad inserire anche il MAC address della vostra scheda SP32. Per andare a vedere il MAC address dovete tornare nella Home, premere su Info e qui trovate il MAC address della scheda attualmente connessa. Questo nel router lo dovrete andare ad associare all'indirizzo IP che volete utilizzare. Torniamo sul nostro SP32 di comando, andiamo su Config, LED Preferences, scendiamo e andiamo ad aggiungere la ricevente numero 1 così come se fosse un'uscita diretta del nostro SP32. Per cui premiamo su più, al posto di VS281 andremo a selezionare DDP RGB Network. Ci dice già che parte da 30 LED perché sono le due striscioline da 15 collegate direttamente a quello di comando e qui andremo a mettere il totale dei LED collegati alla ricevente 1, quindi sono due strisce da 15 LED l'una, per cui 30 LED. Andiamo ora ad aggiungere anche l'indirizzo IP della ricevente 1 che è 192.168.1.31. Aggiungiamo anche la ricevente numero 2, per cui andiamo sempre a selezionare DDP RGB Network. Come vedete parte da 60 LED perché ne avevamo aggiunti ai 30 collegati all'SP di comando i 30 della ricevente 1. Andiamo quindi a mettere gli ulteriori 30 in due strisce da 15 collegate alla ricevente 2 e andiamo a indicare l'IP della ricevente 168.1.32. Premiamo su Save, torniamo nella Home e a questo punto le nostre due riceventi sono collegate all'SP32 di comando così come se fosse un'unica striscia. Ve lo dimostro, cambiamo quindi il colore in blu e come vedete cambia tutto in blu. Fondamentalmente per lui è come avere un'unica striscia lunga 90 LED. A controprova di quello che abbiamo appena detto possiamo anche andare ad eseguire un effetto tipo il wipe. L'effetto parte da un'estremità della striscia fino ad arrivare all'altra. Se la striscia non fosse considerata come un unico pezzo, quindi intera, l'effetto si fermerebbe sull'interruzione. Bene, torniamo quindi sul solido, fermiamo il tutto. In alternativa alla striscia unica possiamo pensare all'ipotesi di mettere i nostri 3 SP32 in 3 stanze diverse e comandare tutti tramite l'SP32 di comando. Per fare questo molto semplicemente dovremo andare a creare 3 segmenti indipendenti. Quindi come potete vedere VLED vi ha già creato il segmento 0
che è lungo 90 LED, quindi quanto la somma di tutti i LED attaccati ai 3 SP32. Io vi consiglio di non toccare questo segmento e di disattivarlo, questo perché è un segmento molto particolare che ha determinate funzioni e può essere utilizzato come segmento per gli effetti di sfondo. Quindi per disattivarlo dobbiamo prima creare il nostro primo segmento, che sarà relativo alle due strisce LED da 15+15 collegate all'SP32 di comando. Per cui andiamo su aggiungi segmento, partirà dal LED 0 fino al LED 30. Confermiamo, torniamo quindi sul segmento 0, abbassiamo completamente la luminosità, lo spegniamo e lo chiudiamo. Andiamo ora a creare il segmento numero 2 relativo alla ricevente 1, per cui partirà dal LED 30 e arriverà al LED 60. E lo salviamo. Andiamo a creare l'ultimo segmento relativo alla ricevente 2 che partirà dal LED 60 fino al LED 90 e lo salviamo. Ora io per praticità ho creato 3 segmenti. Chiaro che all'interno di questi segmenti potete segmentarli ulteriormente. Ad esempio per la ricevente 1 io ho creato un segmento da 30 LED, voi potete creare 2 segmenti da 15 o 3 segmenti da 10 in base agli effetti che volete ottenere. Ora per verificare che effettivamente i segmenti siano indipendenti andiamo a applicare all'1 ad esempio il colore viola, al 2 il colore blu e al 3 il colore verde. Come potete vedere i nostri segmenti sono completamente indipendenti gli uni dagli altri e li possiamo gestire tutti tramite un unico SP32 di comando. Volendo, per creare effetti ancora più complessi potreste creare un segmento di intersezione tra la ricevente 1 e la ricevente 2. Vi faccio vedere, quindi aggiungiamo un nuovo segmento e gli diciamo che parte dal LED 45 ad esempio e arriva al 70. Lo salviamo e come potete vedere una parte dei LED della ricevente 1 e 2 sono diventati gialli. Quello è un ulteriore unico segmento sul quale potete applicare un effetto, un colore in più rispetto a quelli che avete già. Ora, siccome era solo un esempio, lo cancelliamo perché non ci serve. Altra cosa molto importante che vi voglio ricordare è che una volta usciti dalla pagina di controllo del VLED, se voi non salvate i vostri segmenti in un preset, li perdete tutti. Quindi se noi volessimo che all'accensione del nostro SP32 non ci fosse il solito colore giallo, ma ad esempio i colori che abbiamo impostato adesso, oppure anche degli effetti, andiamo a creare un preset, lo chiamiamo avvio, premiamo su save e ci verrà creato appunto il nostro preset avvio al quale viene associato il numero 1. Andiamo su config, LED preferences, scendiamo fino alla voce applica preset all'avvio. Quindi lo 0, che è quello di default, corrisponde al giallo. Se noi andiamo a inserire l'1 e premiamo su save, tutte le volte che il nostro SP32 si riavvierà presenterà questa configurazione che gli abbiamo impostato, quindi viola, blu e verde. Facciamo subito la prova, andiamo su info, reboot VLED, confirm, e come vedete all'avvio ritroviamo la nostra stessa configurazione. Altra cosa molto interessante che vi voglio far vedere è la possibilità di comandare le strisce LED, in questo caso con pulsanti touch, ma potrebbero essere pulsanti meccanici o addirittura un potenziometro. Quindi mi andrò a creare degli altri scenari a caso da associare ai pulsanti touch. Sull'1 lasciamo la configurazione all'avvio. Sul 2 voglio che solo la prima striscia sia accesa. Quindi in questo caso mi vado a salvare un nuovo preset e lo chiamo 1 acceso.
Sulla pressione lunga del pulsante voglio che solo la striscia 2 sia accesa. Quindi lo chiamo 2 acceso. Sul pulsante numero 2 invece con una pressione leggera voglio che siano associati due effetti alla striscia 2 e 3. Per cui lascio spenta la 1, accendo la 2 e la 3. Sulla 2 andrò a associare un effetto caso e sulla 3 un altro ancora. Salvo anche questo preset e lo chiamo effetti. Sulla doppia pressione del tasto 2 invece voglio che le due strisce 2 e 3 siano spente, mentre invece sulla 1 venga riprodotto un effetto a caso. Mettiamo, che ne so, questo. Quindi salvo il preset. 1. Sto dando proprio dei nomi a caso. Per ultimo voglio che con la pressione lunga sul tasto 2 si spenga tutto, per cui spengo anche il segmento 1 e lo chiamo spento e premo su Save. Vi faccio vedere una cosa, attenzione a non creare l'effetto spento spegnendo l'SP32 di comando, perché se voi spegnete l'SP32 di comando gli altri due si comportano come SP32 normali alimentati, per cui se voi togliete corrente, gli altri due diventano due SP32 normali senza nessun comando, per cui si accendono in giallo. Lo ricolleghiamo e a questo punto andiamo a segnare gli effetti ai pulsanti. Andiamo su Config, Time e Macros, scendiamo. Sul pulsante 0 andremo a mettere l'avvio, sulla pressione lunga l'effetto 2, sulla doppia il 3, il 4, il 5 e il 6. Premiamo su Save. Torniamo sulla Home, proviamo quindi i pulsanti. Il pulsante 1 con un tocco dovrebbe proporci la situazione che avevamo salvato l'avvio, doppio tocco accende solo la striscia sulla ricevente 1, tocco prolungato accende solo le strisce sull'SP32 di comando. Allo stesso modo proviamo il pulsante 2, con un tocco attiva gli effetti, tocco prolungato attiva gli effetti sulla striscia dell'SP32 di comando, doppio tocco dovrebbe spegnere tutto. Quindi verifichiamo. Tocco accende tutto, doppio tocco sul 2 spegne tutto. Perfetto, funziona tutto. Capite bene che con questo sistema molto semplicemente uno si può costruire con la stampante 3D una custodia per un SP32 collegato a una batteria, 4 pulsanti, un potenziometro, si crea un piccolo telecomando e da lì può gestirsi tutte le strisce che ha in casa senza per forza dover andarsi a collegare a un PC oppure a un telefono. Bene, ultima cosa che andiamo a vedere è l'Audio Reactive, per cui lo andiamo a impostare, andiamo su Config, User Mode, Audio Reactive lo abilitiamo spuntando Enable, il microfono è l'IMP441 per cui è un generico I2S, pin SD 32 come abbiamo collegato noi, VS è il 25, SCK è il 33. Premiamo su Save. Bene, ora che abbiamo collegato anche il microfono andiamo a vedere se possiamo applicare gli effetti Audio Reactive. Andrò a complicare ancora di più la configurazione attuale, per cui spezzerò in due il segmento numero 3. Quindi renderò indipendenti le due strisce collegate alla ricevente 2. Per cui modifichiamo questo segmento da 60 passerà a 75 perché sono 15 in più, dopodiché creeremo un ulteriore segmento che da 75 va a 90. Quindi a questo punto sul segmento 1 andrò a applicare un effetto fisso, sul segmento 2 andremo ad applicare un effetto Audio Reactive. Sulla prima parte del segmento 3, intanto mentre parlo parte già l'effetto sul segmento numero 2. Quindi stavamo dicendo, sulla prima parte del segmento 3 andrò
ad applicare un effetto fisso, mettiamo la luce verde. Mentre invece sulla seconda parte andrò ad applicare un altro effetto audio reactive. Bene, come potete vedere le strisce risultano reattive alla voce. Le configurazioni che potete fare a questo punto sono infinite, perché potete mixare effetti fissi, effetti audio reactive, segmenti. Inoltre, come avete visto in questo video, tutte le funzioni che abbiamo visto fino ad oggi relative a VLED su SP32 tramite i LED virtuali possono essere replicati ad altri SP32 collegati sulla vostra rete. Bene, con questo il video finisce qua. Spero che vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi chiedo di iscrivervi al canale se già non lo siete e di lasciare un like. Dubbi, domande, questioni di ogni genere lasciate scritto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!